Salve, buongiorno, siamo a Pigadia e adesso stiamo... Povera Emanuele. Stiamo per partire direzione traghetto dal Pireo per Creta, però non faremo la strada. Stiamo provando, abbiamo saputo che c'è un traghetto che da Metana porta fino al Pireo. Quindi è vero che moriremo un po' di tedio al traghetto, però questa esperienza di vedere le isole saroniche direttamente dal traghetto non doveva sfuggirci, e infatti proveremo a non farcela sfuggire. Infatti Emanuela, so che ti piace partire a pieno sole. Questa è la strada che ci porta al porto di Metana, da Pigadia. È una litoranea molto particolare, molto bella, tra ulivi secolari e calette impressionanti e disabitate. È un posto veramente incredibile che ovviamente non conoscevamo. Giriamo le chiavi, vediamo se parte su strade di montagna e mare. Il vento ci sfiora ma non fa paura, guardiamo l'orizzonte arrivare. Tra curve e tormanti, la libertà ci accarezza. Saltiamo sopra il mondo, ogni chilometro una certezza. E non fa paura, dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. E non fa paura, dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. Il rumore del motore risuona come un battito. Nella natura selvaggia noi siamo inarrestabili. Con ogni respiro la strada si fa nostra. Nessun luogo è troppo lontano, nessun sogno è troppo alto. E non fa paura, dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. Con ogni respiro La versata delle isole saroniche. Golfo delle isole saroniche. nessun sogno è troppo alto. Troppo bello. Paura, dare più gas alla moto. Ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. E questa è Egina. Ho particolari ricordi qui perché ci sono stato da bambino in gita scolastica al porto. Abbiamo fatto il giretto sul porto lì sotto. Poi non scendiamo perché la nostra prosecuzione è il Pireo. E me lo ricordavo un po' diversa, però diciamo che queste cittadine sul porto più o meno sono tutte uguali, dai. Belle. C'è una giornata calda e fantastica. E tra l'altro a Egina ci dovrebbe essere uno dei più grandi templi. Credo che si chiami il Piccolo Partenone? Qualcosa del genere. Non mi ricordo, dovrei andare a vedere. Anche questa tappa non era prevista, quindi non mi sono preparato più di tanto. Salve, siamo Daniele e Emanuela, qui al traghetto. Emanuela. Che c'è? Sto guardando il Pireo. Stiamo per arrivare al Pireo, ecco, Emanuela. Ah, scusa. Emanuela, Pireo. No, dimmi, che ne pensi di questo Pireo? Non lo so, dammi il tempo. Bene, ok. Niente, stiamo per arrivare, stiamo per sbarcare da questo splendido vascello per andare al Pireo e aspettare poi la nave che stasera ci porterà a Creta e arriveremo domani mattina. Allora, non so bene come è combinato il porto del Pireo, devo ancora vedere. So che siamo al Gate Free, arriveremo al Gate 8, dobbiamo andare al Gate Free. Siamo senza cibo, una bottiglia d'acqua, perché una l'ho riversata ingenuamente alla borraccia ai vestiti, quindi ho i vestiti anche bagnati.
E non è stata colpa di Manuela, devo ammetterlo. Comunque è colpa mia, perché non l'ho fatto io. Esatto, perché generalmente la borraccia è il compito di Manuela, invece l'ho fatto io, quindi ho la valigia bagnata. Ma non è un problema, perché tanto insomma l'asciugherò a tempo debito. No problem. Bene, adesso proseguemos per Pireos. Stiamo per spaccare e Daniel non sa dove andare. Ma proprio zero completamente, non ho la minima idea. So che siamo al gate 3, prossima nave. Però dobbiamo fermarci un attimo e metterci i caschi per non evitare multe greche. Guarda, intanto scendiamo, poi vediamo. Welcome Atene. Welcome in Atene. Amore, welcome. Bene, siamo saliti sulla nave, come cazzo si chiama non mi ricordo, Asterion 2, e siamo al Pireo, stiamo per prendere il largo verso Creta, una piccola vista del Pireo. Allora in effetti è anche abbastanza, pensavo fosse più difficile come porto, in effetti è molto organizzato, ci sono i gate, sono sempre gli stessi da quello che ho capito, e cioè è impossibile perdersi praticamente. Poi ci facciamo un giretto, andiamo a esplorare la nave, sembra carina, nonostante sia una nave parata ben 35 anni fa, devo dire che probabilmente è stata ristrutturata, è carina, è molto carina. Guardate che bella, ma non è niente più bello della mia Emanuela, è impossibile trovare qualcosa di più bello. Domani mattina l'unico inconveniente è l'arrivo alle ore 6:15, almeno così dicono. E questo ci comprometterà un pochino perché alle 6:15 che cazzo fai a Heraklion? Più che fare colazione? Non puoi. Niente, quindi domani mattina abbiamo mandato una mail alla struttura alberghiera per vedere se ci fa un early check-in. Mi ha assicurato che ci farà lasciare le valigie, ma il problema è cambiarsi. Perché l'intento di questi giorni di Heraklion è quello di andare a vedere il palazzo di Cnosso e poi il centro di Heraklion, soprattutto il museo. Benissimo, stiamo per partire. Emanuela? Sì, siamo per partire, ma finalmente partire? mezz'ora di ritardo. In ritardo sono le 9:30 di sera. Nel frattempo la nave che avremmo dovuto prendere, la Kissamov, sta partendo. Abbiamo visto tutte le manovre dei marinai, molto belle devo dire, e tra poco partiamo anche noi. Per amore, dove andiamo? A? Creta. Creta! Zucane! Ed eccoci partiti alla volta di Creta, Daniel Sgiacca, cretesi e cretini. Questo Cretin Tour, Cretan Tour, che ci porterà a fare i nostri 3 settimane circa a Creta. Guardate che bella, poi spettano le bandiere greche. Quella che svetta lì, poi la zoomerò magari, è la bandiera di Cipro. Certo. E ogni anno la nominiamo questo Cipro, ogni anno. E infatti. La sta levando, se no si rompe. Ciao Pireo, non torneremo dal Pireo. Piccolo spoiler, quindi lo salutiamo con devozione. Definitivamente, per quest'anno perlomeno lo salutiamo definitivamente. Per il 2025. Guardate quanto è bella, è sempre bella vedere una partenza di una nave al porto, è vero? Sì. Da quel senso di viaggio, quel senso di avventura che sta per arrivare. È vero amore? Sì. Avventura? Avventure? Adventures, Daniel's Shark Adventures. Bello, bellissimo, veramente bello. Guardate com'è bello il porto del Pireo. Bello, grande, organizzato.
Bello? Stanno friggendo patatine. Stanno friggendo patatine, nel frattempo Noela sono i gas tossici della nave, che adesso inquadrerò col mio sottosfondo, guarda. Vai, vai Ecologist! Ecologist, questa nave monta 2 motori Mitsubishi da 140.000 cavalli l'uno. Non lo so, però so che la nave è fatta in Giappone perché l'ho letto su Wikipedia ed è stata varata nel 90. L'ho letto, quindi c'è ambasciador non porta pena. Bello. Ciao Pireo. Emanuela. Ciao. Vita al tramonto scivola, la moto è la strada, in sella verso il mondo. Odore di mare, caldo che scotta.